Ciao ragazzi, nel video di oggi andiamo a vedere più da vicino questo V480, questo nuovo Speederlight Flash Cobra di Godos, decisamente compatto, leggero e anche addirittura più piccolo del TT520 che ti ho recensito un paio di settimane fa, ma a differenza proprio di quel flash, sì, costa leggermente di più, ma abbiamo innanzitutto un display OLED touch a colori, quindi abbiamo la stessa tecnologia che troviamo nel V100, ma abbiamo una batteria a litio che può essere ricaricata tramite un normale power bank. Quindi ascoltami fino alla fine, perché questo flash non è affatto da sottovalutare anche quando parliamo di potenza. Vediamo velocemente anche il contenuto della confezione. Scatola decisamente molto piccola, tra l'altro io ho la versione Sony, ma è disponibile anche come al solito per altri sistemi. V480 è un flash che ho usito recentemente. Qui abbiamo tutte le caratteristiche, ho già tirato fuori tutto quello che c'è esattamente all'interno. Ho lasciato solamente le istruzioni che trovate anche in formato PDF e la garanzia. Allora, innanzitutto ho trovato anche questo simpatico portachiavi e ovviamente ho trovato anche alcuni accessori. Innanzitutto il V480, che ti posso garantire che tra tutti i vari spidellati che io possiedo adesso questo è il più piccolo, ok? Non farti ingannare dalle dimensioni, perché anche se è così piccolo, credimi, e dopo ti farò vedere anche qualche esempio, è anche decisamente potente e potrebbe essere più che sufficiente per molti di voi. Ok ragazzi, abbiamo la batteria, una batteria al litio, quindi non abbiamo per fortuna delle batterie alcaline da inserire, una batteria che ha una discreta capacità, anche perché Godos dice che abbiamo un'autonomia decisamente importante, perché 650 lampi se andiamo a utilizzarlo alla massima potenza, e non sono affatto pochi, quindi immaginate voi se andiamo a utilizzare potenze decisamente più basse, questa batteria è quasi infinita. La cosa particolare di questa batteria, che come abbiamo già trovato anche nel V100 e anche nel V1 Pro, la batteria ha l'entrata Type-C, quindi puoi ricaricare questa batteria ovunque tu sia con un normale power bank, ok? In dotazione ti danno il caricatore da 5 volt e questo flash praticamente con la batteria. A proposito, qui abbiamo anche questa linguetta che serve proprio per aiutarti poi a andare a estrarre la batteria. È decisamente leggero, perché te lo faccio vedere subito. Praticamente è sì il flash più piccolo che ho, ma anche quello più leggero, perché pesa praticamente meno di 400 grammi, esattamente 376, che sono decisamente pochi, ok ragazzi. Poi in dotazione abbiamo ovviamente la custodia, anche questo diffusore. Qui abbiamo una testa rettangolare, abbiamo anche uno zoom che si va ovviamente a regolare o in automatico o in manuale. Qui puoi usare il diffusore. Questo è il cavetto da utilizzare per ricaricare la batteria. Questo treppiede che lo puoi utilizzare anche nello stativo, e il cavo di sincronizzazione. Vediamo alcune informazioni di questo piccoletto V480. Allora, innanzitutto le tre funzioni basilari: TTL, manuale e multi. Lo puoi sincronizzare con la tua fotocamera o nella prima tendina, che è quella ovviamente più utilizzata, oppure nella seconda, oppure lo puoi utilizzare anche se vuoi in high speed sync fino a un 8 millesimo. Non sono a conoscenza, almeno non ho trovato informazioni se lo puoi utilizzare proprio oltre questo tempo, un 8 millesimo sulla Sony A9 III. Poi una cosa per quanto riguarda la batteria: abbiamo detto che abbiamo la possibilità di effettuare 650 lampi se lo vuoi utilizzare alla massima potenza, quindi non sono affatto pochi. Però per quanto riguarda il tempo di ricarica, proprio alla massima potenza è di 1 secondo e 8, che non è affatto poco. Speravo decisamente meglio, anche perché potrebbe essere che alcuni di voi questo flash lo vanno a utilizzare proprio alla massima potenza, quindi 1 secondo e mezzo ci stava decisamente meglio. Altra cosa, avevo visto che, e ve l'ho fatto notare, che negli ultimi flash che ha rilasciato Godos troviamo praticamente ovunque la possibilità di collegare il Pro Pack. Ecco, qui non abbiamo quella porta. Il Pro Pack ti dà sì un'autonomia maggiore, ma va anche a ridurre i tempi di ricarica proprio del flash, e qui non abbiamo questa possibilità, cosa che troviamo tra l'altro in un flash che costa 65 euro proprio di Godos, che ti ho recensito
paio di settimane fa. Per quanto riguarda la potenza abbiamo un numero guida 50, ok, che secondo me è più che sufficiente per le dimensioni, ok, non sempre abbiamo bisogno sempre di tantissima potenza. Numero 50 che più o meno, se andiamo a fare un confronto con flash decisamente con potenza più elevata come potrebbe essere il V863, è più o meno di uno stop, qualcosina anche di più, ok. Questo numero guida è stato preso con la parabola chiusa al massimo ISO 100. E giusto per farti anche un confronto con un flash che costa decisamente meno come il TT523 che ti ho recensito, ti ricordo, un paio di settimane fa, ha un numero guida di 33, però con la parabola 24, qui con la parabola a 105 abbiamo 50, quindi più o meno abbiamo la stessa potenza, ok? Quindi non è che cambia tantissimo tra questi due flash, però qui abbiamo DTL, puoi utilizzare l'high speed sync, insomma, base ovviamente alle tue esigenze. Per quanto riguarda l'utilizzo di un flash puoi anche valutare proprio il TT523, ok ragazzi? Prima di vedere il menu e questo display touch, voglio farti vedere le connessioni che abbiamo proprio in questo V480 e i tasti fisici. Innanzitutto ribadisco che il V480 è il flash Cobra più compatto che io conosca. Se qualcuno di voi è a conoscenza di Speedlite decisamente più compatti, fatemelo sapere, però mi raccomando da non confondere con questi generi che stanno ovviamente uscendo in questo periodo, non solamente in casa Godos ma anche da altre aziende, perché sono dei flash decisamente sì interessanti, ok, ma non hanno nulla a che fare con i flash Cobra, ok? Flash Cobra è proprio quando abbiamo la possibilità di andare a ruotare e inclinare la testa. Questi piccoli flash sono molto utili, ok, però ovviamente non hanno nulla a che fare. A proposito, l'IT30 sarà uno dei prossimi flash che ti andrò a recensire, perché tra tutti quelli che sono usciti ti dico onestamente è quello più interessante, perché ha la funzione TTL, può lavorare in high speed sync, ha una batteria al litio integrata, ok, lo puoi utilizzare da master, lo puoi utilizzare anche completamente staccato dal corpo macchina, quindi le tre funzioni che troviamo sui normali flash Cobra, ok? Quindi iscriviti al mio canale che ti porto anche questa recensione di questo mini flash. Quindi tornando a lui, allora V480, dimensioni compatte, giusto per farti capire meglio, qui ti faccio vedere il V863 con la testa rettangolare, che credo sarà uno dei prossimi flash che verrà aggiornato proprio con il display, soprattutto OLED, ok, come vedete le dimensioni si notano e anche il peso. Questo è il flash che ti ho recensito un paio di settimane fa, che è il più economico, TT523, ok, come vedete pensavo fosse questo il più piccolo, invece questo è decisamente più basso, ok, il peso più o meno è uguale, però questo è leggermente più alto, però questo è il meno costoso, e poi ti faccio vedere proprio con il top di gamma dei vari flash Cobra di Godos, il V100. Questo è decisamente quello più pesante, che manca anche questo piccolo flash, va bene, pesa pochi grammi, qua abbiamo 650 grammi, qua 370, ok, e la differenza si sente, ok ragazzi. Dunque togliamoli di mezzo e adesso ti faccio vedere la parte esterna. Qui abbiamo la testa rettangolare, qui abbiamo uno zoom che va da 24 a 105, quando estrai questo diffusore la parabola passa a 14 mm, abbiamo il cartoncino bianco che non poteva mancare. Assicurati quando non vai a utilizzare questo diffusore di inserirlo bene, altrimenti non puoi modificare la parabola, ok. La testa ovviamente può essere ruotata. Qui abbiamo un'entrata USB di tipo C che serve solamente per fare l'aggiornamento firmware. Qui abbiamo l'entrata, chiamiamola jack, per andare a sincronizzarsi con eventuale altro trigger di quelli normali, ok, che non fanno parte della serie X. Sotto abbiamo la quick relays di Godos per andarsi a collegare
alla tua slitta della tua fotocamera. Qui abbiamo i tasti fisici, abbiamo questa rotellina, ok, che vai a modificare se non vuoi utilizzare il touch, tastino di conferma, tasto di prova, tasto di accensione che ha la doppia funzione per ritornare al menu. Invece dalla parte laterale abbiamo il vano della batteria al litio, ok, che ha, come dice, una porta USB sotto questa linguetta che serve esattamente per tirare fuori la batteria. La puoi ricaricare quando ti fa piacere, proprio con un normale power bank. E invece nella parte anteriore abbiamo questo LED da 2 watt, ok, che può essere decisamente molto utile, come quello che troviamo ancora nel V863. Ovviamente, anche se questo LED è più piccolo, qui abbiamo praticamente la stessa potenza perché sono entrambi LED da 2 watt. Vediamo adesso questo display, il menu di questo V480, accendiamolo, teniamo premuto, sblocchiamolo con la rotellina virtuale oppure quella fisica. Allora passiamo in modalità manuale, come quando lo vai a utilizzare normalmente nella tua fotocamera, nella slitta, ok? Quindi nessun flash off camera. Allora, innanzitutto la potenza minima, la stai leggendo, è di un 256esimo, e il vantaggio proprio del touch è che in maniera veloce passi dalla potenza massima alla potenza minima velocemente. Ovviamente nel momento in cui devi aumentare di poco la potenza basta tappare su più o su meno, puoi modificare proprio di un decimo di stop la potenza, quindi sei molto preciso. Tappando qui dove vedi M si accende la modalità TTL che diventa di colore verde, e puoi velocemente cambiare proprio la potenza alla compensazione fino a un massimo di 3 stop, in positivo o in negativo. Ok ragazzi, hai anche la possibilità di modificare la parabola manualmente da 24 a 105, oppure lasci in automatico in base all'obiettivo che vai a utilizzare, si imposta in automatico. Ti ricordo che quando utilizzi il diffusore che hai nella testa, praticamente la parabola passa a 14 mm. Adesso vediamo anche le impostazioni che fai con i vari menu a tendina. Allora, il primo menu a tendina lo puoi aprire direttamente facendo scorrere il tuo dito dall'alto verso il basso, si apre questa tendina. La prima opzione ti consente di attivare l'High Speed Sync. Se avessi la versione Canon puoi attivare direttamente la sincronizzazione sulla seconda tendina. Noi utenti Sony dobbiamo farlo direttamente dal menu della fotocamera. Qui vai a attivare la modalità Slave S1 S2 e la fotocellula è qui. Qui attivi o disattivi il beep della venuta ricarica. Qui andiamo ad attivare il piccolo LED che abbiamo davanti da 2 watt, e con questa barra, ok, scorrendo il dito praticamente vai a aumentare l'intensità fino a un massimo di 10. Qui possiamo bloccare il touch, giusto per non andare a modificare le impostazioni. Per sbloccare basta tenere premuto per 2 secondi. E poi hai anche la funzione multi che la vai a attivare direttamente da questa tendina. L'altra tendina si apre praticamente da sinistra verso destra, eccola qui. Adesso siamo in modalità Wi-Fi off e possiamo passare tranquillamente anche alla modalità Sender, che sarebbe la più conosciuta modalità Master. Quindi puoi utilizzare il tuo V480 nel corpo macchina, puoi utilizzare anche la luce che puoi ottenere proprio con questo flash, la vai a impostare direttamente da questo menu, ok? Puoi anche utilizzarlo in TTL, puoi metterlo in manuale, basta tenere premuto, e possiamo controllare fino a 4 flash off camera, ok? Come quando vai a utilizzare il V480 come fosse un normale trigger, però con il vantaggio che qua puoi utilizzare questa luce, quindi puoi utilizzare un flash. Adesso io ne metto uno, ok, che è in questo caso il V100, e quando vado ovviamente a utilizzarlo posso cambiare la potenza da qua, come quando vado a utilizzare l'X3, ok ragazzi. L'altra opzione è quello di andarlo a utilizzare esattamente staccato dal corpo macchina, ok, lo metti su uno stativo e con un normale trigger della serie X lo puoi controllare. Poi abbiamo
questa icona del wireless che praticamente ti consente di andare a impostare il canale da ovviamente sincronizzare con il tuo trigger o eventualmente con altri flash. Lo puoi fare manualmente oppure lo fai fare in automatico al tuo V480. E poi abbiamo per terminare il menu. Allora, il menu non è complicato, ok? Puoi andare a vedere anche la recensione del V100. Praticamente abbiamo qualche funzione in più nel V100, ma più o meno sono le stesse cose. Qui la prima è quella che ti permette di scegliere la scala delle potenze. Ok, io scelgo la classica. Poi abbiamo la funzione TCM che ti converte, se vuoi, la potenza che stai utilizzando in TTL in manuale, l'unità di misura, stand-by, giusto per andare a scaricare la batteria, l'autospegnimento. Qui questo potrebbe essere interessante, cioè se vuoi che il piccolo LED rimanga sempre acceso anche quando vai a utilizzare il flash, oppure si va a spegnere proprio quando vai a scattare. Poi di interessante cosa c'è? Allora, screen, va bene, questo quando si va a spegnere, giusto per non andare a consumare troppa batteria. New agreement, ecco, questa è un'opzione che troveremo solo noi utenti Sony, perché sulle altre versioni, da quello che ho capito, non c'è. Cosa serve questa funzione New agreement? Allora, innanzitutto ribadisco quello che ti ho detto poco fa, è disponibile solo per sistemi Sony. Io possiedo anche il V100 e questo flash per sistemi Canon e non c'è. In poche parole, ti aiuterà ad attivare proprio il LED che hai nella tua fotocamera quando si accende proprio in caso di scarsa illuminazione, proprio per aiutarti a mettere a fuoco. Quando hai un flash praticamente non si accendeva, ok? Adesso basta che vai ad attivare proprio questa opzione sul menu del flash, a patto però che utilizzi la modalità di messa a fuoco appunto singolo, perché se utilizzi la modalità di messa a fuoco continua praticamente il LED non si accende lo stesso. Poi abbiamo il linguaggio cinese e inglese, qui vai a riportare praticamente il V480 con i settaggi di fabbrica e qui hai le informazioni dell'ultimo firmware. Dunque ragazzi, fasi conclusive di questo primo video, che è diventato anche più lungo di quello che pensavo, ma ci sarà anche una parte dedicata all'utilizzo nel campo, quindi andremo a fare uno shooting che ho già registrato, te lo porterò quanto prima proprio nel mio canale, dove lo vado a utilizzare proprio nel corpo macchina, quindi non off camera come di solito sei abituato a vedere nel mio canale, sempre con una modella e sempre all'aperto, quindi quanto prima vedrai anche questo contenuto utilizzando proprio questo V480 di Godos, ok? Concludo con il prezzo, allora, che è esattamente di 175 euro, momento in cui registro questo video, ma credo che rimarrà fino a Natale, così sicuramente, dubito che scenda, me lo auguro per voi, soprattutto per chi lo vuole acquistare. Sinceramente pensavo costasse meno, però ragazzi, considerate che il V100 costa praticamente il doppio e praticamente abbiamo la stessa tecnologia. Quando parliamo di tecnologia, di considerare anche il display a colori, touch, insomma. Forse questo prezzo è un po' elevato, ma tutto sommato se andiamo a vedere anche la concorrenza che non ci offre molto di più a prezzi decisamente più bassi, possiamo anche considerare questi 175 euro un prezzo accettabile. Dopo ovviamente valutate voi, anzi fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao e alla prossima!